Come avete comunicato? Più o meno a gesti e telepaticamente, con la trasmissione del pensiero. Ma non parlava? Non quella volta, ma l'ho incontrato altre volte e ho constatato che parla correntemente l'inglese e altre lingue. Le ha detto da dove veniva? Sì, da Venere. Comunque ho incontrato altri esseri provenienti da altri pianeti. Il termine contattista venne utilizzato la prima volta in riferimento alla persona di George Adamski, un polacco stabilitosi in America. Il termine contattista indica un soggetto che afferma di essere entrato in contatto con esseri alieni e di avere ripetuti contatti con essi. E Adamski di contatti ne ebbe molti, almeno secondo quanto egli stesso asserì in diverse pubblicazioni e conferenze. Tutto cominciò con un avvistamento avvenuto nel 1946 alle pendici del Monte Palomar vicino a San Diego. Il primo contatto di Adamski con una civiltà extraterrestre avvenne il 20 novembre del 1952 nel deserto della California, in una zona denominata Desert Center Rice Road. Adamski avrebbe incontrato un alieno di nome Orton, proveniente dal pianeta Venere e in missione sulla Terra. Secondo la descrizione fatta da Adamski, l'aspetto di Orton era di tipo nordico con capelli lunghi e biondi, occhi chiari, di alta statura, il classico nordico di tante descrizioni fatte dai testimoni in varie parti del mondo. Adamski e Orton comunicavano spesso telepaticamente, scambiandosi informazioni sui rispettivi pianeti e sulle rispettive civiltà. Molte delle dichiarazioni rilasciate dal contattista lasciò molto perplessa l'intera comunità ufologica, in quanto alcune informazioni risultarono poco probabili. Il pianeta di origine degli extraterrestri incontrati da Adamski era Venere. Ora non bisogna essere esperti in astronomia o astrofisica per sapere che Venere è inabitabile per qualunque creatura vivente. L'atmosfera del pianeta è costituita al 96,5% di anidride carbonica e il 3,5% restante di azoto. La massa della sua atmosfera è di circa 93 volte quella terrestre e la pressione sulla superficie del pianeta è circa 92 volte quella della Terra, più o meno come la pressione che si può trovare a circa 950 metri di profondità in un oceano terrestre. La temperatura sulla superficie è di 460 gradi centigradi, abbastanza alta da incenerire chiunque. Dunque atmosfera irrespirabile, pressione che schiaccerebbe qualunque essere vivente e temperature impossibili per qualunque essere fatto di carne e ossa. La spiegazione su come Orton e simili possano abitare un pianeta inabitabile arriva subito. I venusiani vivono sul pianeta Venere, ma in un'altra dimensione con condizioni atmosferiche simili alle nostre. In altre parole, vibrano su un piano dimensionale diverso dal nostro. Non soltanto Venere, anche Saturno e Marte sarebbero abitati e persino la Luna, che avrebbe laghi, alberi e città, tutto nella faccia nascosta. Affermazione quest'ultima assurda in quanto sulla Luna non esiste atmosfera che possa consentire lo sviluppo di vegetazione. A bordo di un ricognitore saturniano, Adamski viaggiò visitando tra gli altri luoghi proprio la Luna. Secondo quanto raccontato dai suoi amici extraterrestri, il pianeta Terra fu usato in un lontano passato per confinare alieni pericolosi e tenerli lontani da altri pianeti. Il nostro pianeta come un'antica e splendida prigione cosmica, da romanzo di fantascienza. Ma cosa si dissero Adamski e gli alieni? I messaggi erano orientati al cambiamento del nostro comportamento nei confronti della Terra. Secondo i venusiani, noi umani stavamo e stiamo abusando delle risorse del pianeta, portandolo inevitabilmente alla distruzione. Altro argomento ricorrente era la minaccia delle armi nucleari, che avrebbero potuto distruggere l'intero pianeta e portare conseguenze negative al sistema solare. È questo un cliché che si è ripetuto negli anni, coinvolgendo praticamente tutti i contattisti in giro per il mondo. Ma quali prove fornì Adamski? Una ridda di foto, oltre 700. Cosa ci dicono queste foto? Rappresentano una conferma attendibile alle sue dichiarazioni oppure buttano ombre su tutta la vicenda? Proviamo ad analizzare le più famose. Questa foto ci mostrerebbe un'astronave madre, il classico sigaro volante da cui fuoriescono i dischi volanti. Adamski avrebbe ottenuto la foto attraverso il suo telescopio. Ognuno può vederci quello che vuole.
Quest'immagine potrebbe essere qualunque cosa, anche la marmitta di una moto, come fece notare qualcuno. Ma la foto più famosa è certamente questa. Il disco volante alla Adamski, quasi un marchio di fabbrica. Indubbiamente è un velivolo interessante e affascinante, tanto da aver ispirato anche l'astronave di Alcor in Goldrake, il famoso cartone animato di Go Nagai. Peccato che si sia dimostrato un oggetto molto terrestre e per nulla extraterrestre. La parte superiore di una bella lampada da campeggio opportunamente camuffata. Quest'altra immagine ci mostra niente meno che il disco volante atterrato. Se lo vedete siete anche voi extraterrestri con poteri sovraumani. C'è da chiedersi perché i contattisti debbano fornire immagini di questo tipo a supporto delle loro affermazioni. E la foto di Orton? Sì, esiste anche la foto dell'alieno. Eccola. Immagine sfocata di qualcosa che potrebbe essere qualunque cosa, un uomo certo, anche un alieno, oppure un pupazzo. Perché le foto del disco volante sono abbastanza nitide e quella di Orton no? Su questo canale analizziamo i fatti così come sono, cercando di capire se le informazioni a disposizione possono essere attendibili oppure no. Siamo sicuri della presenza di esseri extraterrestri sulla Terra, come già detto più volte. Però non siamo disposti a berci qualunque cosa ci venga propinata come vera. Il caso Adamski presenta troppe incongruenze e informazioni puerili per quanto riguarda alcuni dati su pianeti e sistema solare che Adamski avrebbe avuto dai suoi presunti amici alieni. A seguito della pubblicazione di uno dei libri più importanti per la vicenda del contattista, I dischi volanti sono atterrati, l'editore Ray Palmer raccontò di aver ricevuto anni prima dallo stesso Adamski un racconto simile a quello del libro sopra citato, dove al posto di Orton c'era niente meno che Gesù Cristo. C'è anche chi ha sospettato che Adamski fosse stato utilizzato dalla CIA per screditare l'ambiente ufologico con le sue affermazioni assurde come Venere abitata da alieni e l'utilizzo di foto truccate, ipotesi che non può essere scartata. Un altro lato poco chiaro della faccenda è il fatto che si sospettò che i servizi segreti americani fossero preoccupati del fatto che Adamski andava affermando che gli alieni avessero forme di governo simili al comunismo e dunque incompatibili con il governo degli Stati Uniti. Ricordiamo che eravamo nel pieno del maccartismo, promosso e portato avanti dal senatore Joseph McCarthy, che in una spietata caccia alle streghe voleva scovare e stroncare ogni forma di comunismo sul suolo americano. Che cosa aggiungere in più? Come per molti altri contattisti, anche il caso Adamski presenta più ombre che certezze. Le dichiarazioni del contattista polacco sono risultate il più delle volte inesatte e strampalate. Il materiale fotografico e video non fece certo chiarezza sulla vicenda. Anche se molte persone, compresi i noti ufologi in buona fede, ancora oggi ritengano Adamski un vero contattato, noi pensiamo che il caso Adamski sia stata una nemmeno tanto abile montatura che sicuramente fece e fa guadagnare molti soldi a tanta gente che con i libri ancora oggi pubblicati in tutto il pianeta ci guadagna. Il caso Adamski è rimasto nella letteratura ufologica come un esempio di folklore ufologico che aprì la strada al contattismo.